Libro 3, Matrimonio, doveri del capofamiglia. Lo studio dei Veda, prescritto al novizio nella casa del suo maestro, deve durare 36 anni o la metà o la quarta parte di questo tempo o fino al momento in cui li comprenda alla perfezione. 2. Dopo aver studiato, nell'ordine, una branca, scadi ciascuno dei libri sacri o di 2 o anche di uno solo. Chi non ha mai infranto le regole del noviziato può entrare nell'ordine dei padroni di casa, Griasta. 3. Famoso per aver compiuto i suoi doveri, avendo ricevuto dal padre naturale o dal padre spirituale il dono della Santa Scrittura. Chi ha studiato sotto la sua guida deve essere gratificato da lui con il dono di una mucca. Deve essere adornato da una ghirlanda e può sedersi su un sedile alto. 4. Avendo ricevuto il consenso del suo maestro, essendosi purificato con il bagno secondo la regola, il Dwija che ha terminato gli studi, si sposi con una donna della sua classe e provvista degli attributi convenienti. 5. Colei che non discende da uno dei suoi nonni materni o paterni fino al vigrado, letteralmente che non è sapinda da parte di sua madre o di suo padre. Il padre, il nonno e i suoi 4 nonni che seguono nella linea discendente, per un totale di 6 persone si chiamano sapinda, che non appartenga alla famiglia di suo padre o di sua madre per un'origine comune comprovata dal nome di famiglia. È perfetta per un uomo delle prime 3 classi per il matrimonio e l'unione carnale. 6. Deve evitare scegliendo la sua sposa, le 10 famiglie seguenti, anche quando sono considerate molto ricche in vacche, capre, ovini, beni e grano, di seguito elencate. 7. La famiglia che non si accosta ai sacramenti, quella che non ha figli maschi, quella che non studia le sacre scritture, quella i cui membri hanno il corpo ricoperto da lunghi peli o soffrono di emorroidi, di tisi, di dispepsia, di epilessia, di lebbra bianca, di elefantiasi. 8. Che non sposi una giovane che ha i capelli rossi o che ha un organo in più, che è spesso malata o che sia calva o molto villosa o insopportabile nel parlare o che abbia gli occhi rossi. 9. Che porti il nome di una costellazione, di un albero, di un fiume, di genti barbare, di una montagna, di un uccello, di un serpente o di uno schiavo o il cui nome ricordi un oggetto spaventoso. 10. Che scelga una donna ben fatta, dal nome gradevole, che abbia il modo di camminare grazioso come quello di un cigno o di un piccolo elefante, il cui corpo sia ricoperto da una leggera peluria, i cui capelli siano sottili, i denti piccoli e le sue membra siano di una dolcezza incantevole. 11. Un uomo di senno non sposi una giovane che non abbia un fratello o il cui padre sia sconosciuto, per il timore nel primo caso che il padre l'abbia concessa in sposa con l'intenzione di adottare il figlio maschio che potrebbe avere, o nel secondo caso di contrarre un matrimonio illecito. 12. È stato ordinato al Dwija di prendere una donna della sua classe nel primo matrimonio, però quando desidera sposarsi di nuovo, deve preferire le donne secondo l'ordine naturale delle classi. 13. Un Sudra non può avere per moglie che un'altra Sudra, un Vaisya può scegliere tra la classe servile e la sua, un Kshatriya tra le 2 classi menzionate nella propria, un Brahmano in queste 3 classi e nella classe sacerdotale. 14. Non è menzionato in nessuna storia antica che un Brahmano o un Kshatriya, anche in caso di miseria, in caso di penuria di donne della stessa classe sociale, abbia preso come moglie una giovane della classe servile. 15. I Dwija che con insensatezza sposano una donna dell'ultima classe, retrocedono subito con la famiglia e la prole alla condizione di Sudra. 16. Quello che si sposa con una Sudra, si trova immediatamente degradato, se appartiene alla classe sacerdotale, secondo Atri,
uno dei Prajapati autore di un trattato di legge ancora esistente, e il figlio di Utatya, Gomuna, legislatore del quale ancora si citano i testi: quando nasce un figlio, se appartiene alla classe militare, a detta di Sonaka, celebre Mani, discendente di Suotra, re di Kasi; quando questo figlio ha un figlio maschio se fa parte della classe commerciale, secondo Brigu, uno dei 10 Prajapati e narratore delle leggi di Manu. Qui parla di se stesso in terza persona, è incluso tra i legislatori. 17 un brahmano che non sposa una donna della sua classe, e che introduce una sudra nel suo letto, discende ai ranghi infernali, se ha un figlio da lei è privato della sua qualità di brahmano. 18 quando un brahmano si fa assistere da un sudra nelle offerte agli dei, nelle oblazioni ai manes e nei doveri di ospitalità, gli dei e i manes non mangiano quello che è stato offerto e non ottiene il cielo come ricompensa per l'ospitalità. 19 per quello le cui labbra sono state contaminate da quelle di una sudra, letteralmente per quello che beve spuma dalle labbra di una sudra, che è stato contaminato dal suo respiro e ha avuto un figlio da lei, la legge non stabilisce nessuna espiazione. 20 ora conoscerete succintamente gli 8 tipi di matrimonio in uso nelle 4 classi, alcuni buoni, altri cattivi, in questo mondo e nell'altro. 21 il modo di Brahma, quello degli dei, Deva, quello dei santi Rishi, quello dei creatori Prajapati, quello dei geni del male Asura, quello dei musici celesti Gandharvas, quello dei giganti. Infine l'ultimo e il più vile quello dei vampiri, Pisaka, spiriti malvagi, ebbri di sangue, simili ai Reksha di cui sono però inferiori. 22 Vado a spiegarvi interamente qual è il modo legale per ogni classe, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ogni modo e della buona o cattiva qualità dei bambini che sono da essi generati. 23 Sappiate che i 6 primi matrimoni nell'ordine enunciato sono permessi ad un brahmano, gli ultimi 4 ad uno kshatriya, gli stessi a un vasya o ad un sudra, con l'eccezione del metodo dei giganti. 24 Ci sono legislatori che considerano conveniente per un brahmano solo i 4 primi, che assegnano al kshatriya il modo dei giganti, al Vaisya e al Sudra solo quelli dei geni del male. 25 Qui in questo libro, tra gli ultimi matrimoni enunciati 3 sono riconosciuti come legali e 2 come illegali, quello dei vampiri e quello dei geni malefici non devono mai essere praticati. 26 Separati o uniti, questi 2 modi sono riuniti, quando un kshatriya, d'accordo con la donna che ama, la rapisce con le armi per sposarla. Commentario. Si trova un esempio di questi 2 modi riuniti in un episodio del Bhagavata Purana, dal titolo Il matrimonio di Rukmini, del quale M. Langlen pubblicò la traduzione nel suo Melanges de Litterature Sanscrite. Questi 2 matrimoni precedentemente descritti, quello dei musici celesti e quello dei geni, sono permessi dalla legge agli kshatriya. 27 Quando un padre, dopo aver donato alla figlia un abito e ornamenti preziosi, la concede in sposa ad un uomo virtuoso ed dedito alle sacre scritture, invitato da lui stesso e ricevuto con tutti gli onori, si dice che il matrimonio legale è quello di Brahma. 28 La maniera cosiddetta divina per i mani è quella in cui, avendo cominciato la celebrazione di un sacrificio, un padre dopo aver adornato sua figlia, la concede in sposa al sacerdote officiante. 29 Quando un padre concede, secondo le regole, sua figlia in sposa, dopo aver ricevuto dal pretendente una vacca o un toro, o 2 coppie simili, per la celebrazione di un rito religioso o come dono per sua figlia, ma mai come gratificazione, questo modo è quello dei santi.
30 quando un padre marita sua figlia con gli onori convenienti, dicendo, praticate insieme i doveri prescritti, questo modo è dichiarato come quello delle creature. 31 se il pretendente riceve con grande soddisfazione la mano di una giovane donna, e fa ai parenti e alla giovane dei doni secondo la sua possibilità, questo matrimonio è detto dei geni malefici. 32 unione di una giovane e di un giovane risultante da una reciproca promessa, è detto il matrimonio dei musici celesti, nato dal desiderio, ha per fine i piaceri dell'amore. 33 quando porta via con la forza dalla casa paterna, una donna che grida aiuto e piange, dopo che sono stati uccisi o feriti coloro che si sono opposti al ratto, e fatto una breccia nel muro, questo modo è detto dai giganti. 34 quando un amante si introduce per sedurre una donna addormentata o fatta ubriacare con un liquore spiritoso oppure quando ha perso la ragione, questo esecrabile matrimonio si chiama dei vampiri, è l'ultimo e il più vile. 35 proposto che il dono di una figlia in matrimonio sia preceduto da libagioni d'acqua per la classe sacerdotale, ma per le altre classi la cerimonia si svolga secondo i desideri di ciascuno. 36 apprenderete ora o Brahmani, per l'esposizione completa che vado a fare, le qualità particolari assegnate da Manu a ciascuno di questi matrimoni. 37 I figli di una donna maritata secondo la maniera di Brahma ed dedita alla pratica delle opere pietose, libera dal peccato 10 dei suoi ancestri, 10 dei suoi discendenti e se stessa fino al 20°. 38 Colui che deve la nascita ad una donna maritata secondo la maniera divina, salva 7 persone della sua famiglia nella linea ascendente e 7 della linea discendente, colui che è nato da un matrimonio secondo il modo dei santi ne salva, 3 e colui che discende dall'unione coniugale celebrata alla maniera delle creature, ne riscatta 6, 39 dei 4 primi matrimoni, andando per ordine, cominciando dal modo di Brahma. Nascono bambini brillanti della splendore delle scienze divine, stimati dagli uomini virtuosi, 40 dotati di un fisico gradevole, della bontà come qualità, opulenti, illustri, godono di tutti i piaceri nel compimento dei loro doveri e vivono 100 anni. 41 però dei rimanenti 4 cattivi modi di contrarre matrimonio, nascono figli crudeli, bugiardi, che hanno orrore dei testi sacri e dei doveri prescritti. 42 Da un matrimonio irreprensibile nasce una discendenza irreprensibile, dai matrimoni irreprensibili, una discendenza disprezzabile, inoltre devono evitarsi i matrimoni degni di disprezzo. 43 È stata ordinata la cerimonia dell'unione delle mani. L'unione delle mani dei due sposi è parte essenziale della cerimonia del matrimonio, chiamata panigra unione delle mani, quando le donne appartengono alla stessa classe del marito, quando appartengono ad un'altra classe, o qui la regola che bisogna seguire nella cerimonia del matrimonio. 44 Una giovane di una classe militare che si sposa con un brahmano deve portare una freccia, quella che suo marito deve toccare con la mano. Una giovane della classe commerciante, se sposa un brahmano o un kshatriya, deve portare un ago, una giovane sudra, l'orlo del suo vestito, quando si unisce ad un uomo delle 3 classi superiori. 45 Che il marito si avvicini ad una donna nel periodo favorevole alla procreazione, annunciata dal versamento di sangue, e che sia sempre legato fedelmente a lei, anche in altri periodi, eccetto i giorni lunari proibiti, durante la notte della luna nuova, l'8° giorno, quello della luna piena, e la 14ª, il Dwija padrone di casa sia tanto casto quanto un novizio,
anche nella stagione favorevole all'amore coniugale. Libro 4, St. 128, può avvicinarla con amore sedotto dalla voluttuosa attrazione. 46 10 giorni e 16 notti, ogni mese, a partire dal momento in cui compare il sangue, con 4 giorni diversi, proibiti alla gente per bene, formano quella che si chiama la stagione naturale della donna. 47 di queste 16 notti, le prime 4 sono proibite, per quanto desiderio provi, non deve avvicinarsi a sua moglie quando il flusso di sangue comincia ad apparire né riposare con lei nello stesso letto. Libro 4, St. 40, così come l'11ª e la 13ª. Le altre 10 notti sono approvate. 48 le notti pari, tra queste ultime 10, sono favorevoli alla procreazione dei figli, le notti dispari a quelle delle figlie. Di conseguenza chi desidera un figlio maschio deve avvicinarsi a sua moglie nella stagione favorevole e durante le notti pari. 49 Un figlio maschio è generato se il seme del maschio è in grande quantità, quando capita il contrario, è una figlia, una quantità pari, tra il seme del maschio e il seme della femmina, produce un eunuco o un maschio e una femmina. In caso di debolezza o di scarsità, si ha sterilità. 50 Colui che, durante le notti interdette, e durante le 8 altre, si astiene dal commercio coniugale, è così casto come un novizio, qualunque sia l'ordine in cui si trova, quello del padrone di casa o quello dell'anacoreta. 51 Un padre che conosce la legge non deve ricevere nessuna gratificazione dal matrimonio di sua figlia, infatti un uomo che per avarizia accetta una simile gratificazione, è considerato come se avesse venduto sua figlia. 52 Quando i padri, per una deviazione dello spirito, si impossessano dei beni di una donna, dei suoi cari o dei suoi indumenti, questi malvagi discendono nel regno infernale. 53 Alcuni uomini istruiti dicono che il dono di una vacca, di un toro, fatto dal pretendente nel matrimonio secondo la maniera dei santi, sia una gratificazione data al padre, però non hanno ragione tutte le gratificazioni, leggere o considerevoli, ricevute da un padre per sposare sua figlia, costituisce una vendita. 54 Quando i genitori non si appropriano dei doni che sono destinati alla giovane, non è una vendita, è semplicemente una galanteria fatta alla giovane sposa e una sua testimonianza d'affetto. 55 Le donne sposate devono essere circondate di attenzioni e di regali dai genitori, dai fratelli, dai mariti e dai fratelli dei mariti, quando costoro desiderano una lunga prosperità. 56 Dove si onorano le donne, sono onorate anche le divinità, però quando non le si onora, sono improduttivi tutti gli atti pietosi. 57 Tutta la famiglia nella quale una donna vive afflitta, non tarda ad estinguersi, però quando non è infelice, la famiglia aumenta e prospera in ogni circostanza. 58 Le case maledette dalle donne di una famiglia alla quale non sono stati resi gli omaggi dovuti, si distruggono come se fossero distrutte da un rito magico. 59 Gli uomini che hanno desiderio di ricchezza devono tenere in grande considerazione le donne della famiglia, omaggiandole con ornamenti, vestiti e cibi scelti, durante le feste e le cerimonie solenni. 60 In tutte le famiglie nelle quali il marito si compiace di sua moglie e la moglie di suo marito, è assicurata per sempre la felicità. 61 In verità, se una donna, non è adornata in maniera risplendente, non farà nascere l'allegria nel cuore del suo sposo. Se il marito non prova allegria il matrimonio resterà sterile. 62 Quando una donna risplende per i suoi ornamenti, tutta la famiglia risplende,
però se lei non risplende, la famiglia non gode di nessun splendore. 63 contraendo matrimonio reprensibile, omettendo le cerimonie sacre, trascurando lo studio della Sacra Scrittura, mancando di rispetto ai brahmani, la famiglia cade nello svilimento. 64 esercitando le arti, come la pittura, dedicandosi a traffici come l'usura, procreando figli solo con una donna sudra, commerciando in vacche, cavalli, carri, lavorando la terra, servendo un re. 65 sacrificando per coloro che non hanno diritto ad offrire sacrifici e negando la ricompensa futura delle buone azioni. Le famiglie che abbandonano lo studio dei libri sacri si distruggono rapidamente. 66 però al contrario, quelli che posseggono i vantaggi che derivano dallo studio dei libri sacri, nonostante posseggano pochi beni, rientrano nel numero delle famiglie onorabili e acquisiscono grande fama. 67 che il padrone di casa affaccia con il fuoco nuziale, secondo quanto prescritto dalla legge, le offerte domestiche della sera e della mattina e le 5 oblazioni che devono essere compiute con questo fuoco e la cottura degli alimenti. 68 il capo famiglia 5 luoghi o utensili, letteralmente strumenti di morte, che possono causare la morte degli animaletti, di seguito, l'atrio, la pietra per affilare, la scopa, il mortaio e il pestello, il catino dell'acqua, il loro uso è legato al peccato. 69 però per espiare mancanze involontarie che risultano dall'impiego di questi oggetti menzionati nell'ordine, i marchis hanno istituito 5 grandi offerte magedes, che il padrone di casa deve fare tutti i giorni. 70 nell'apostrofo azione di recitare, di leggere e di insegnare, consiste l'adorazione dei Veda. La libagione di acqua è l'offerta a Manes Pitris, la libagione di acqua non è l'unica offerta che si fa a Manes, si veda più avanti la St.82, faccina triste, il burro liquido asperso sul fuoco è l'offerta per le divinità, il riso o qualche altro alimento dato alle creature viventi è l'offerta agli spiriti. Il compimento dei doveri di ospitalità è l'offerta per gli uomini. 71 Chi non tralascia queste 5 grandi oblazioni, per quanto è in suo potere, non si macchia con i peccati che causa con l'impiego nella sua casa degli utensili di morte, anche se permangono sempre nella sua casa. 72 Però chi non ha considerazione con 5 classi di persone, nell'ordine, gli dei, gli ospiti, le persone che deve accudire, i manes e se stesso, non vive, nonostante respiri. 73 Le 5 oblazioni sono chiamate anche, oblazioni senza offerta, auta, offerta, uta, offerta eccellente, prauta, offerta divina brahmauta, cibo buono prasita. Letteralmente cose buone da mangiare. 74 L'adorazione senza offerta è la recita e la lettura della Sacra Scrittura, l'offerta è l'azione di aspergere burro chiarificato, ghee, sul fuoco, l'offerta eccellente è l'alimento. 75 Che il padrone di casa celebri sempre con la lettura della Sacra Scrittura e con il fare l'offerta agli dei. Infatti se fa esattamente questa offerta sostiene questo mondo con gli esseri mobili e immobili che racchiude. 76 Offerta del burro chiarificato, asperso in maniera conveniente nel fuoco, si eleva verso il sole come vapore, dal vapore cade la pioggia, dalla pioggia nascono i vegetali alimentari. Da questi vegetali traggono il loro sostentamento le creature. 77 Tutti gli esseri viventi non vivono se non con l'aiuto dell'aria, allo stesso modo tutti gli altri ordini non vivono se non con l'aiuto del padrone di casa.
78 per la ragione che gli uomini dei 3 altri ordini sono sostenuti quotidianamente dal padrone di casa, grazie ai santi dogmi e agli alimenti che ricevono da lui, per questo l'ordine del capofamiglia è il più eminente. 79 Di conseguenza, chi desidera godere di una felicità immutabile in cielo ed essere sempre felice qui sotto, compia con la massima attenzione i doveri del suo ordine. Gli uomini che non hanno il controllo dei propri sentimenti non sono capaci di compiere questo dovere. 80 I santi, i manes, gli dei, gli spiriti e gli ospiti chiedono al capofamiglia le oblazioni prescritte, l'uomo che conosce i suoi doveri deve soddisfarli. 81 Che onori i santi recitando la Sacra Scrittura, gli dei con le oblazioni al fuoco, secondo la legge, i manes con i servizi funebri, sraddas, gli uomini con la presentazione degli alimenti, gli spiriti con la donazione del cibo agli esseri animati. 82 Che faccia tutti i giorni un'offerta, sradda, con riso o grano o con acqua o con latte, radici o frutta, al fine di attrarre verso di sé la benevolenza dei manes. 83 Può invitare un brahmano alle 5 oblazioni che si fanno in onore dei manes, però non deve ammettere nessuno a quella che è diretta a tutti gli dei. 84 Dopo aver preparato l'alimento destinato ad essere offerto a tutti gli dei, il Duigia faccia tutti i giorni nel fuoco domestico, le oblazioni, Homa, alle seguenti divinità, con le cerimonie usuali. 85 In primo luogo a Agni, dio del fuoco, reggente di uno dei punti cardinali, il sud-est, e Soma, o Candrado che presiede la luna, poi a tutti e due insieme, in seguito agli dei congregati, Visvasduvas, dei di una classe particolare il cui numero è 10, i loro nomi sono Vasu, Satya, Deksha, Kala, Kama, Dariti, Kuru, Pururava e Madrava, e Adanentari, dio della medicina, uscito dal mare contemporaneamente all'Ambrosia. 86 Akuku, dea che presiede il giorno che segue la luna nuova, Anumati, dea che presiede il giorno che segue la luna piena, al Signore delle creature Prajapati, è il nome di varie divinità o santi. Con questo nome qui forse ci si voleva riferire a Viradi, a Dhyava Pritivi, la prima è la dea del cielo, Prativi lo è della terra. Ogni oblazione deve essere preceduta dall'esclamazione Swaha, così ad esempio Swaha Agni, Swaha Soma e così via, e infine al fuoco del buon sacrificio. 87 Dopo aver fatto l'offerta del burro e del riso in profondo raccoglimento, vada a fare ognuna delle 4 regioni celesti, camminando dall'est al sud e così successivamente, e che diriga l'oblazione, Bali, a Indra, capo dei Deva, re del cielo Svarga, è il reggente di uno degli 8 punti cardinali, l'est. All'arcobaleno come arma e il suo corpo è ricoperto da migliaia di occhi che sono le stelle. Il suo regno si conclude alla fine di uno dei 14 Manvantaras periodi di Manu, che compone un kalpa o un giorno di Brahma. Allora Indra, regnante, è rimpiazzato da quelli tra gli dei, gli asura o gli uomini che hanno meritato di più questo onore. Ancora prima del termine fissato potrebbe essere spodestato da un santo che abbia praticato l'austerità da renderlo degno del trono di Indra. Questo timore lo preoccupa molto, e quando trova un santo che si consegna a pietose mortificazioni capaci di inquietarlo, le invia una ninfa seduttrice, Apsaras, per cercare di sedurlo e farlo soccombere in modo da vanificare il frutto della sua austerità. Yama, giudice dei morti e reggente del mezzogiorno, signore dell'inferno, ricompensa i mortali secondo le loro opere, invia i giusti al cielo e i malvagi al regno infernale. Varuna, dio dell'acqua,
presiede l'Ovest. Anche considerato come il castigatore dei malvagi, li trattiene in fondo agli abissi e li imbriglia con lacci formati da serpenti. Kuvera, reggente del nord, è chiamato anche in due Soma, è il dio della ricchezza, così come i geni che formano la sua compagnia. Queste oblazioni devono farsi dal lato est, se si tratta di Indra, reggente dell'est e dei geni della sua compagnia, dal lato sud se si tratta di Yamanale, divinità dei boschi, divinità che risiedono negli alberi. 4 Atto di Sakuntala, 90 che lanci in aria la sua offerta agli dei congregati, Vaiwa, che lo faccia di giorno agli spiriti che camminano di giorno, e durante la notte a quelli che camminano di notte. 91 nel piano superiore della sua abitazione, o dietro questa, deve fare un'oblazione per la prosperità di tutti gli esseri, e offrire tutto il resto ai Manes, con il volto rivolto verso mezzogiorno. 92 deve lanciare al suolo a poco la parte di cibo destinata ai cani, agli uomini miserevoli, a quelli che nutrono i cani, a quelli affetti da elefantiasi o di consunzione polmonare, alle cornacchie e ai vermi. 93 il Brahmano che onora così costantemente tutti gli esseri, giunge al regno eterno, sotto una forma risplendente e per la via diretta. 94 che, dopo aver compiuto in questa maniera l'atto delle oblazioni, offra il cibo ai suoi ospiti prima di chiunque altro, e dia l'elemosina al novizio questuante, secondo la regola, dandogli una misura di riso equivalente ad un boccale. 95 qualunque sia la ricompensa che ottenga un discepolo per l'opera meritoria di aver dato una vacca al suo padre spirituale, secondo la legge, il Duija padrone di casa ottiene la stessa ricompensa per aver dato una misura di riso al novizio questuante. 96 quando ha preparato poco riso, che dia soltanto una misura, dopo averlo condito, o che dia un bicchiere d'acqua decorato con fiori e frutta a un brahmano che conosce la vera essenza dei libri sacri, dopo averlo accolto secondo la regola. 97 le offerte fatte agli dei e ai Manes da un uomo ignorante non producono alcun frutto, quando per un loro inganno ne danno una parte ai Brahmini privata dello splendore che trasmette lo studio della Sacra Scrittura. Queste sono comparabili alle ceneri. 98 però l'oblazione verso la bocca, letteralmente nel fuoco della bocca, di un Brahmano risplendente del sapere divino e di devozione austera, toglie dalle situazioni più difficili colui che l'ha fatta e lo discolpa da una grave mancanza. 99 quando si presenta un ospite, il padrone di casa gli offra, seguendo la forma prescritta, una sedia, acqua per lavare i piedi e il cibo condito nel miglior modo possibile. 100 anche quando un padrone di casa, vive solo di grano di segale, ma fa le oblazioni ai 5 fuochi, Garepaya o fuoco sacro, Dakshina o fuoco delle cerimonie, Avaniya o fuoco del sacrificio. Secondo Wilson il fuoco Sabaya è il fuoco che riscalda dal freddo, mentre si ignora il senso del fuoco Avasatya, il brahmano che non riceve l'onore dell'ospitalità nella dimora di quest'uomo, attira verso di lui i meriti di tutte le sue opere pai. 101 dia l'erba, la terra per riposarsi, dia l'acqua per lavarsi i piedi, delle dolci parole. Ecco quello che non deve mai mancare nella casa dei giusti. 102 un brahmano che riposa una sola notte sotto il tetto della casa ospitante è chiamato ospite Eshti perché la sua permanenza non dura lo spazio di un giorno lunare, Taiti. 103 che il capofamiglia non consideri ospite il brahmano che vive nello stesso paese o che viene a fargli visita per passatempo nella casa dove vive sua moglie e dove sono accesi i suoi fuochi.
104 Il padrone di casa che irragionevolmente prende parte al pasto di un altro, verrà retrocesso dopo la sua morte, come castigo per questa condotta, alla condizione di bestiame di coloro che gli diedero il cibo. 105 Il padrone di casa non deve, di sera, rifiutare ospitalità a chi arriva dopo il tramonto perché non c'è tempo per tornare alla sua casa. Sia che arrivi in tempo o che arrivi tardi, ossia dopo l'offerta e il pasto della sera, questo ospite non può rimanere in quella casa senza aver mangiato lì. 106 Che il capofamiglia non mangi nessun cibo senza averne dato al suo ospite. Onorare quelli che sono ricevuti è il mezzo per ottenere ricchezze, gloria, una lunga esistenza e il paradiso. Svarga. 107 Secondo che riceva superiori, inferiori o uguali bisogna che la sedia, il posto e il letto che gli offre, le forme di cortesia che gli usa nel momento della partenza, sono in proporzione alla sua carica. 108 Se arriva un nuovo ospite quando sono termite le oblazioni agli dei, così come le offerte, il padrone di casa deve fare il meglio possibile per dargli da mangiare, però non deve ricominciare di nuovo con l'offerta. Bali. 109 Che un brahmano non proclami mai il nome della sua famiglia e del suo lignaggio per essere ammesso ad un banchetto. Infatti chi lo manifesta con questo scopo, è chiamato dai saggi, mangiatore di cose vomitate. 110 Un uomo della classe reale non è considerato come un ospite nella casa di un brahmano, né tanto meno un vaisya o un sudra, un amico di questo brahmano, uno dei suoi parenti paterni e il suo maestro spirituale. 111 Però se un kshatriya giunge alla casa di un brahmano in qualità di ospite, questo brahmano può dargli da mangiare, dopo aver soddisfatto i brahmani. 112 Quando un vaisya o un sudra entrano in una casa in qualità di ospiti, li si faccia mangiare insieme con la servitù manifestandogli benevolenza. 113 In quanto ai suoi amici e alle altre persone che vengono in visita per affetto, deve fargli prendere parte al banchetto destinato alla moglie e a se stesso dopo aver preparato il cibo nel miglior modo possibile. 114 Che senza alcun tentennamento, serva il cibo, prima di offrirlo ai suoi ospiti, alle donne sposate di recente, alle giovani donne, ai malati e alle donne incinte. 115 L'insensato che mangia prima, senza aver offerto nulla alle persone menzionate, non sa, prendendo il suo cibo, che egli stesso servirà da pasto ai cani. 116 Però, dopo aver soddisfatto i suoi ospiti, i suoi genitori, i suoi servi, mangino il padrone di casa e sua moglie quello che resta del pasto. 117 Che dopo aver onorato gli dei, i santi, gli uomini, i manes, e le divinità domestiche, si nutra il padrone di casa con il resto delle offerte. 118 Si nutre solo di peccato chi cucina solo per se stesso, in effetti, il pasto fatto solo con i resti delle oblazioni è chiamato l'alimento della gente giusta. 119 Un re, un sacerdote officiante, un brahmano che ha portato interamente a compimento il suo noviziato, un maestro spirituale, un genero, un suocero e uno zio materno, devono essere di nuovo omaggiati con madhuparka, e un'offerta di miele, latte quagliato e frutta, a fine anno, quando si recano a fare visita al padrone di casa. 120 Ad un re e ad un brahmano presenti alla celebrazione del sacrificio, si deve regalare un madhuparka, però non quando l'oblazione si è conclusa, questa è la regola. Gli altri, al contrario, possono ricevere il madhuparka anche se non giungono al momento dell'oblazione. 121 Sul finire del giorno, dopo che è stato preparato il riso, faccia la sposa la sua offerta,
senza recitare la formula sacra se non mentalmente. Infatti l'oblazione diretta agli dei consacrati è prescritta per la sera e la mattina così come le altre oblazioni. 122 Di mese in mese, il giorno della luna nuova, il brahmano che alimenta il fuoco sacro, dopo aver rivolto ai manes l'offerta dei dolci, Pindas deve fare la sraddha, banchetto funebre. La parola sraddha assume una serie di significati abbastanza estesi e si applica a diverse classi di cerimonie in onore degli dei e dei manes. Lo scopo della sraddha, celebrato per un congiunto morto di recente, è quello di far giungere la sua anima nella dimora celeste e deificarlo in un certo qual modo tra i manes. Senza questo, secondo la credenza degli indiani, l'anima vagherà in basso sulla terra tra gli spiriti malvagi. Altra sraddha come quella della luna nuova, si fa in onore degli antenati e dei manesi in generale e ha lo scopo di assicurare la felicità nell'altro mondo. L'offerta quotidiana, che fa parte delle 5 oblazioni è anch'essa una sriddha, chiamata nitya, è un'offerta da fare in maniera continuativa tutti i giorni. 123 I saggi hanno chiamato Pindanvarya, è una parola composta da Pinda che significa dolce, pasticcino, Anu che significa dopo e Arya che vuol dire cosa che si deve mangiare, il festino, sriddha mensile in onore dei manes perché si celebra dopo l'offerta dei pindas o pasticcini di riso. Bisogna avere molta attenzione a farlo con carne approvata dalle leggi. 124 Vi farò sapere esattamente quali sono i brahmani che devono essere invitati a questo banchetto e quali sono esclusi, quale deve essere il loro numero e i piatti che devono essere preparati. 125 Che il padrone di casa riceva il 2 brahmani per la sraddha degli dei, 3 in quella celebrata per suo padre, suo nonno paterno e il suo bisnonno paterno o uno soltanto per ogni cerimonia, per ricco che sia, non deve ricevere molta gente. 126 I 5 vantaggi seguenti, l'onorevole accoglienza fatta ai brahmini, il tempo e il posto favorevole, la purezza, il favore di ricevere un brahmano, si riducono a nulla se si riceve un'assemblea troppo numerosa. Di conseguenza non deve desiderare un'assemblea numerosa. 127 La cerimonia in memoria dei morti si chiama servizio dei manes, questa cerimonia prescritta dalla legge, porta senza mai cessare ogni tipo di prosperità a colui che la celebra nel giorno esatto della luna nuova. 128 Le oblazioni agli dei e ai manes devono essere date a coloro che le fanno. A un brahmano versato nello studio delle sacre scritture, in effetti questo che si dà a questo uomo venerabile produce frutti eccellenti. 129 Nonostante sia invitato solo un brahmano istruito nelle oblazioni agli dei e ai manes, si ottiene una generosa ricompensa, però non dando da mangiare ad una moltitudine di gente che non conosce i libri sacri. 130 Chi celebra la cerimonia verifichi che il Brahma è giunto al termine della lettura dei Veda, risalendo nell'esame della purezza della sua famiglia fino ad un grado lontano, quest'uomo è degno di dividere le oblazioni agli dei e ai manes, è un vero ospite. 131 In un sraddha dove 1 milione di estranei alle sacre scritture ricevono il cibo, avrà più seguito secondo la legge la presenza di un solo uomo che conosce le sacre scritture e che è soddisfatto da quanto ricevuto. 132 Bisogna dare il cibo consacrato agli dei e ai manes, ad un bramino che si distingue per la sua saggezza. In effetti le mani sporche di sangue non possono purificarsi con il sangue. Questo vuol dire che non è dando di nuovo da mangiare ad un ignorante, che si può cancellare la mancanza di aver offerto il cibo ad un uomo lontano dalle sacre scritture. Commentario
133 Per quanti bocconi ingoia l'uomo sprovvisto di tutte le sacre conoscenze durante le oblazioni agli dei e ai manes, tante altre sfere di fuoco ardente e armi dalle punte acuminate ingoia chi effettua la cerimonia. 134 Alcuni brahmani si consacrano alla scienza sacra, altri all'austerità, altri alle pratiche austere e allo studio dei libri sacri, altri al compimento degli atti religioso. 135 Le oblazioni ai manes devono essere presentate con diligenza ai brahmani consacrati alla sacra scienza. Le oblazioni agli dei possono essere offerte con le cerimonie usuali, ai 4 ordini dei brahmani menzionati. 136 Può accadere che un figlio che abbia per padre un uomo estraneo ai sacri dogmi, sia giunto egli stesso al termine della lettura dei libri sacri oppure un figlio che non ha letto i Veda, abbia un padre molto versato nei libri sacri. 137 Di questi due personaggi si deve riconoscere come superiore quello il cui padre ha studiato i Veda, però per rendere omaggio alla Sacra Scrittura, bisogna ricevere con tutti gli onori l'altro. 138 Non si deve ammettere un amico al banchetto funebre Sraddha, è per gli altri presenti che deve conciliare il suo affetto. Solo il brahmano che non è considerato un amico e nemmeno un nemico, può essere invitato a prendere parte alla Sraddha. 139 Quello il cui banchetto funebre le offerte agli dei ha per motivo principale l'amicizia, non ottiene, nell'altro mondo, alcun frutto dai suoi festini funebri e dalle sue offerte. 140 Uomo che, per ignoranza, contrae relazioni per mezzo del banchetto funebre, è escluso dal regno celeste, perché ha dedicato la Sraddha solo per interesse, è lui il più vile dei Dvijas. 141 Questa offerta, che non consiste in un festino offerto ai numerosi invitati, è stata chiamata diabolica, Paisakhi dal Saggi, è confinata in questo mondo, non se ne trarrà profitto nell'altro mondo. Commentario, come una vacca cieca nel suo recinto. 142 Così come il lavoratore che semina il grano su un terreno sterile non raccoglie nulla, allo stesso modo chi offre burro chiarificato ad un brahmano ignorante non ottiene da questo alcun vantaggio. 143 Però quello che si dà, conforme alla legge, ad un uomo permeato delle sacre scritture produce frutti la cui raccolta è uguale in questo mondo e nell'altro, per quelli che offrono e per quelli che ricevono. 144 Se non si trova nelle vicinanze nessun brahmano istruito, si può se si vuole, invitare al banchetto funebre un amico, però mai un nemico anche se è a conoscenza dei sacri dogmi. Infatti l'oblazione mangiata da un nemico non porta ad ottenere nessun vantaggio nell'altro mondo. 145 Deve prestare somma attenzione ad invitare al banchetto funebre un brahmano che abbia letto tutta la Sacra Scrittura e che possegga la conoscenza e il Rig Veda, un brahmano particolarmente versato nello Yud Veda e che conosca tutti i rami dei libri sacri e che possegga particolarmente il Sama Veda. 146 Basta che uno di questi personaggi prende parte ad un banchetto funebre, dopo aver ricevuto un'onorabile accoglienza, affinché gli antenati di colui che fa la cerimonia, fino alla settima persona 7 grado, ottengano una soddisfazione inalterabile. 147 Questa è la condizione principale quando si fanno offerte agli dei e ai manes. Però, in difetto della prima bisogna conoscere un'altra condizione secondaria, da sempre osservata dalla gente giusta. 148 Chi fa un sraddha, inviti a pranzo, in mancanza di brahmani istruiti, suo nonno materno, suo zio materno, il figlio di sua sorella, il padre di sua sorella,
il padre di sua moglie, il suo maestro spirituale, il figlio di sua figlia, il marito di questa figlia, suo cugino materno o paterno, il suo cappellano o il sacerdote che fa i sacrifici. 149 Chi conosce la legge non deve esaminare troppo scrupolosamente il lignaggio di un brahmano per ammetterlo alla cerimonia in onore degli dei, però per quella di Manes, deve porre la maggiore attenzione nell'informarsi. 150 I brahmani che hanno commesso furti o che si sono resi colpevoli di grandi crimini, gli eunuchi, quelli che professano l'ateismo, sono stati dichiarati da Menu indegni di prendere parte alle offerte fatte in onore degli dei e dei Manes. 151 Un novizio che ha trascurato lo studio della Sacra Scrittura, un uomo nato senza prepurazio, un giocatore e la gente che fa sacrifici per tutto il mondo, non meritano di essere ammessi al banchetto funebre. 152 I medici, i sacerdoti che mostrano idoli, i mercanti di carne, coloro che vivono di un traffico, devono essere esclusi da tutte le cerimonie consacrate agli dei e ai Manes. 153 Un valletto al servizio di una città o di un re, un uomo affetto da una malattia delle unghie o con i denti neri, un allievo restio agli ordini del suo maestro, un brahmano che ha abbandonato il fuoco sacro, un usuraio. 154 Un tisico, colui che alimenta il bestiame, un fratello minore sposato, parivetri, prima del fratello maggiore, un brahmano che trascura le 5 oblazioni, un nemico dei brahmani, un fratello maggiore che non si è sposato parivitri, prima del fratello minore, un uomo che vive a spese dei suoi genitori. 155 Un danzatore di professione, un novizio e un devoto asceta che hanno infranto il voto di castità, il marito di una donna della classe servile in prime nozze, i figli di una donna risposata, un uomo gobbo, un marito nella cui casa c'è un amante. 156 Un maestro che insegna la Sacra Scrittura per un salario, un allievo che riceve le lezioni da un uomo salariato, l'allievo di un sudra precettore, un uomo dalle parole oltraggiose, i figli di una donna adultera durante la vita e dopo la morte del marito. 157 Un giovane che ha abbandonato senza ragione suo padre, sua madre o il suo maestro, chi ha studiato i sacri libri con persone degradate o che ha contratto alleanza con loro. 158 Un incendiario, un avvelenatore, un uomo che mangia il cibo offerto per un adulterio, un mercante di somma, è la pianta consacrata alla luna, il cui nome botanico è quello di Asclepiada acida. Il succo, che si ricava e che viene bevuto durante alcuni sacrifici è chiamato anch'esso somma. 159 Un figlio che ha delle recriminazioni con suo padre, un uomo che fa il suo gioco, un bevitore di liquori inebrianti, un uomo colpito da elefantiasi, un individuo malfamato, un ipocrita, un mercante di succhi vegetali. 160 Un fabbricante d'archi e frecce, il marito di una giovane donna maritata prima di sua sorella maggiore, un uomo che cerca di dannare un amico, il padrone di una casa da gioco, il padre che ha il proprio figlio per precettore. 161 Un epilettico, un uomo afflitto da un'infiammazione alle ghiandole del collo, un lebbroso, un malvagio, un matto, un cieco, e infine chi ha infranto i Veda, devono essere tutti esclusi. 162 Un uomo che addestra gli elefanti, i tori, i cavalli o i cammelli, un astrologo di professione, che nutre gli uccelli, un maestro d'armi. 163 Un uomo che devia la direzione di un corso d'acqua, colui che si compiace di fermare un corso, un operaio che costruisce le case, un messaggero, un piantatore di alberi salariato.
164 Chi nutre i cani ammaestrati per il divertimento, un falconiere, un seduttore di donne, un uomo crudele, un brahmano che vive come un sudra, un sacerdote che sacrifica solo alle divinità inferiori. 165 Un uomo che non si conforma alle buone usanze, colui che non compie con diligenza i suoi doveri, quello che importuna gli altri con le sue richieste, un lavoratore, un uomo che ha le gambe gonfie e un uomo disprezzato dalla gente per bene. 166 Un pastore, un guardiano di bufali, lo sposo di una donna al suo secondo matrimonio, un trasportatore di salme a pagamento, devono essere evitate con la maggiore attenzione. 167 Questi uomini la cui condotta è reprensibile, o che devono la loro sofferenza o infermità ad errori commessi in una vita precedente, siano indegni di essere ricevuti in un'assemblea onorevole, gli ultimi della classe sacerdotale. Siano esclusi dalle cerimonie da parte di tutti i brahmani giudiziosi. 168 Un brahmano che non ha studiato la Sacra Scrittura si spegne come un fuoco di erba secca, non gli si deve dare l'offerta, infatti, non si versa il burro chiarificato nella cenere. 169 Voglio parlarvi, senza omettere nulla, del frutto che ottiene nell'altra vita il donatore di un'offerta data durante la cerimonia agli dei e ai manes, a gente che non merita di essere ammessa ad una riunione di gente virtuosa. 170 Il cibo mangiato dai Dwija che hanno infranto le regole, come il fratello minore che si è sposato prima del fratello maggiore, o dagli altri individui inammissibili, è assaporato dai giganti, Reikcha, e non dagli dei e dai manes. 171 Chi prende moglie e accende il fuoco nuziale quando non si è ancora sposato suo fratello maggiore, è chiamato Parivetri e suo fratello minore Parivitri. 172 Il Parivitri, la giovane con la quale è stato contratto il matrimonio, vanno tutti e tre all'inferno Nareika, così come colui che ha concesso la giovane in sposa e il sacerdote che ha fatto il sacrificio nuziale. 173 Colui che soddisfa a piacimento la sua passione per la vedova di suo fratello, senza conformarsi alle regole prescritte, deve essere chiamato, nonostante lei sia legalmente unita a lui, marito di una Didishu, donna rimaritata. 174 Due figli designati con il nome di Kunda e di Golaka, nascono dall'adulterio delle donne sposate, se lo sposo è vivo, il figlio è un Kunda, se è morto è un Golaka. 175 Questo due esseri, frutto di un rapporto adulterino, rendono vano in questo mondo e nell'altro le offerte fatte agli dei e ai manes, quando prendono parte a quelle. 176 Quando un uomo inammissibile, guarda i rispettabili invitati che prendono parte ad un festino, l'imprudente che realizza la cerimonia non ottiene alcuna ricompensa nell'altro mondo, proporzionato a tutto quello sopra cui si è posato lo sguardo di quest'uomo. 177 Un cieco che si trova in un posto riservato ad un altro, annulla, per il donatore, il merito del ricevimento di 42 invitati, uno storpio di 60, un lebbroso di 100 e un uomo attaccato dalla consunzione di 1000. 178 Se le membra di qualche brahmano sono toccate da un uomo che sacrifica per l'ultima classe, colui che fa la cerimonia non trae da quello che è stato donato ai brahmani, i frutti che procurano la sradda. 179 Un brahmano versato nelle sacre scritture, che per cupidigia accetta il dono da un simile sacrificatore, si avvia rapidamente verso la perdizione, come un vaso di argilla non cotta si distrugge rapidamente nell'acqua.
180 Il cibo dato ad un venditore di Soma ritorna escremento. È come dire che chi ha dato del cibo ad un mercante di Soma, rinasce tra gli animali che si nutrono di escrementi, ad un medico, ritorna pus e sangue, ad uno che mostra gli idoli è perso per sempre, ad un usuraio non è accettato. 181 Quello che si dà a un commerciante non è produttivo né in questa vita né nell'altra, quello che offre ad un duigia, figlio di una vedova rimaritata, è simile all'offerta di burro chiarificato versato nella cenere. 182 Quanto agli altri uomini inammissibili e disprezzabili menzionati qui sotto, l'alimento che gli viene offerto ritorna, secondo quello che è stato dichiarato dai saggi, secrezioni sierose, sangue, carne, midollo ed ossa, per la spiegazione St. 180. 183 Apprenderete ora da quali brahmani può essere purificata una riunione macchiata da gente inammissibile, conoscerete questi personaggi eminenti, questi purificatori di assemblee. 184 Quelli che sono particolarmente versati in tutti i Veda e in tutti i libri accessori, augas, e che discendono da una famiglia di dotti teologi, devono essere considerati capaci di cancellare la macchia di una riunione. 185 Il brahmano che si è consacrato allo studio di una delle parti delle Ayurveda, colui che custodisce attentamente i 5 fuochi, colui che possiede la conoscenza di una parte dei Rig Veda, colui che conosce i 6 libri accessori, il figlio di una donna sposata secondo il rituale di Brahma, colui che canta la parte principale dei Samaveda. 186 Chi comprende perfettamente i libri sacri e li spiega, il novizio che ha donato 100 vacche, il vecchio di 100 anni, questi sono i brahmani che devono essere considerati capaci di purificare una riunione di invitati. 187 Nel vespro del giorno in cui si celebra la cerimonia del banchetto funebre o nello stesso giorno, chi offre la sraddha deve invitare con tutti gli onori almeno 3 brahmani come quelli sopra menzionati. 188 Il brahmano che è stato invitato alla sraddha dei manes, deve rendersi interamente padrone dei suoi sensi, che non legga la Sacra Scrittura, ma reciti solamente la preghiera a bassa voce, senza mai tralasciare di recitarla, lo stesso obbligo per colui che celebra la cerimonia. 189 I manes degli ancestri, allo stato invisibile accompagnano questi brahmani invitati. Sotto forma aerea li seguono e prendono posto di fianco a loro quando si siedono. 190 Il brahmano invitato convenientemente alle offerte in onore degli dei e dei manes, che commette le più piccola trasgressione rinascerà per questa mancanza sotto forma di un maiale. 191 Colui che, dopo aver rifiutato l'invito ad un banchetto funebre, soddisfi il suo amore per una donna della classe servile, si fa carico di tutti i mali che può commettere chi offre la sraddha. 192 Liberi dalla collera, perfettamente puri, sempre casti come novizi, avendo deposto le armi, dotati delle qualità più elevate, i Pitris, personaggi divini considerati come antenati degli dei, dei geni e del genere umano, abitano nella luna, si chiamano anche Pitris Manes deidificati degli antenati degli uomini. Sembra che la stessa oblazione è diretta agli antenati divini e agli antenati degli uomini, sono nati prima degli dei. 193. Apprenderete ora, qual è l'origine dei Pitris, con quali uomini e con quali cerimonie devono essere onorati in maniera speciale. 194 Questi, figli di Manu, usciti da Brahma, questi santi rishis, dei quali il primo è Mariki, hanno avuto tutti i figli che formano, secondo quanto è stato dichiarato,
La tribù dei Pitris, 195 Isomasats, figli di Viraddi, sono riconosciuti essere gli antenati dei Sadayas. Gli Agnisvattas sono riconosciuti nel mondo come i figli di Mariche, sono gli antenati dei Deva. 196 I figli di Atri, chiamati Baruches, sono gli antenati dei Deyas, dei Danavas, degli Ekcha, dei Gandharbas, degli Uragas, dei Rekcha, dei Suparnas, dei Kinnares. 197 I Somapas sono gli antenati dei Brahmini, gli Avishmati degli Kshetriya, gli Adhyapas dei Vasya, i Sualis, dei Sudra. 198 I Somapas sono i figli del saggio Briju, gli Avishnets, di Angiras, gli Ayapas, di Pulastya. I Sukalis, di Vasishta. 199 Gli Agnidagdas, gli Anagnidagdas, i Barishadas, gli Agniettas e i Sonia, devono essere riconosciuti come gli antenati dei Brahmani. 200 Le tribù di Pitris, che finiscono di essere enumerate, sono le principali e i suoi figli e i suoi nipoti, indefinitamente, devono essere considerate anche in questo mondo come Pitris. 201 Dai santi, Rishis sono nati Pitris, dai Pitris, gli dei, Devas, e i titani, Danavas, e successivamente è stato prodotto dagli dei questo mondo intero, composto da esseri mobili e immobili. 202 L'acqua pura, offerta semplicemente agli dei Manes, Pitris, con fede, in bicchieri d'argento o argentati, e fonte di felicità inesauribile. 203 La cerimonia in onore dei Manes è superiore per i Brahmani, alla cerimonia in onore degli dei, ed è stato dichiarato che l'offerta agli dei preceduta dall'offerta ai Manes, aumenta il merito. 204 Al fine di preservare le oblazioni ai Manes, il padrone di casa deve iniziare con un'offerta agli dei, infatti i giganti devastano tutto il cibo funebre senza questa accortezza. 205 Che faccia precedere e seguire il Sraddha da un'offerta agli dei, presti attenzione a non cominciare e a concludere con le oblazioni ai Manes, infatti chi comincia e conclude con l'offerta ai Manes, muore presto con tutta la sua razza. 206 Ricopra con sterco di vacca un luogo puro e solitario e scelga attentamente un declivio pendente verso il mezzogiorno. Yama, signore dei Manes Pritipati e il reggente del mezzogiorno. 207 I Manes ricevono sempre con gratitudine quello che gli viene offerto nel chiaro dei boschi, naturalmente puri, o in riva ad un fiume, o in un luogo appartato. 208 Una volta che i Brahmani hanno fatto le loro abluzioni in modo conveniente, il capofamiglia deve sistemarli, ognuno separatamente, sopra sedili preparati e coperti con erba accusa. 209 Dopo aver fatto sedere questi Brahmani, al loro posto, con il rispetto dovuto, li si gratifichi con profumi e ghirlande odorose, avendo precedentemente onorato gli dei. 210 Dopo aver portato ai suoi invitati, acqua, erba accusa, semi di sesamo, tila, il brahmano autorizzato da un altro brahmano faccia con loro l'offerta al fuoco sacro. 211 Dopo aver fatto prima ad Agni, a Soma, e a Yama, un'offerta propiziatoria di burro chiarificato, conforme alle regole prescritte, deve soddisfare immediatamente i Manes con un'offerta di burro chiarificato. 212 Se non ha il fuoco consacrato, come per esempio se non è ancora sposato o è morta sua moglie, versi le 3 oblazioni nelle mani di un brahmano, infatti non c'è differenza tra il fuoco e un brahmano, questa è la decisione pronunciata da coloro che conoscono i Veda. 213 In effetti, i saggi guardano questi brahmani esenti da collera, dal viso sempre sereno, di una razza primitiva,
dediti alla prosperità del genere umano come agli dei della cerimonia funebre. 214 Dopo aver fatto un giro intorno al fuoco, nel modo prescritto, camminando da sinistra a destra e buttando nel fuoco l'offerta, sparga acqua con la mano destra sopra il posto dove devono essere portati i dolci di riso. 215 Dopo aver fatto dolci, letteralmente 3 palle, pindas, con quello che resta del riso e del burro chiarificato, lo si ponga sopra foglioline di erba acquosa, poasino surioiais, e l'erba impiegata negli atti religiosi, si pongano con il più profondo raccoglimento, allo stesso modo dell'acqua, ossia con la mano destra tenendo il viso rivolto a mezzogiorno. 216 Quando ha deposto questi dolci sopra le foglioline di erba acquosa con la massima attenzione, osservando le regole, purifichi la sua mano destra con la radice di quest'erba, per soddisfare quelli che condividono i resti, di seguito, il padre, il nonno e il bisnonno del suo bisnonno paterno. 217 Avendo fatto le abluzioni, rivolgendosi verso il nord e ritenendo lentamente il suo respiro per 3 volte, il brahmano che conosce la parola sacra saluti le 6 divinità delle stagioni e i manes. 218 Versi di nuovo lentamente, insieme a questi dolci quello che rimane dell'acqua che ha sparso al suolo e annusi questi dolci in perfetto raccoglimento, nell'ordine in cui furono offerti. 219 Prendendo allora nello stesso ordine, una porzione di ciascuno di questi 3 dolci offerti ai manes di suo padre, di suo nonno paterno e del suo bisnonno defunti, faccia mangiare prima queste porzioni, secondo le regole a 3 brahmani seduti che rappresentano il padre, il nonno, il bisnonno. 220 Se suo padre vive, il padrone di casa dedichi la sradda ai manes di 3 dei suoi antenati paterni cominciando da suo nonno, oppure può dare da mangiare a suo padre durante la cerimonia al posto del brahmano che lo rappresenterebbe se non fosse in vita, e dare ai 2 brahmani che rappresentano il nonno e il bisnonno la porzione dei 2 dolci che gli sono stati consacrati. 221 Quello il cui padre è morto e il nonno paterno è ancora in vita, dopo aver proclamato il nome di suo padre nella cerimonia funebre, proclami anche quello del suo bisnonno, ossia che faccia la sradda in sua memoria. 222 Il nonno può prendere parte alla sradda al posto del brahmano che lo rappresenterebbe se fosse morto, come è stato dichiarato da Manu, o suo nipote autorizzato da lui, può operare come desidera e fare la cerimonia solamente in onore del padre e del bisnonno defunto o aggiungere a questa il suo anziano nonno. 223 Avendo sparso nelle mani di 3 brahmani acqua con erba acquosa e sesamo, dia loro la parte superiore di ognuno dei 3 dolci, dicendo, che questa offerta, svada, sia per loro, prendendo la parte superiore del dolce e dandola al brahmano che fa la cerimonia, dica, oblazione, svada, a mio padre, lo stesso faccia con gli altri 2 dolci. 224 Portando allora con ambedue le mani, un vassoio colmo di riso, lo collochi davanti ai brahmani lentamente e pensando ai manes. 225 Il cibo che si porta senza usare le 2 mani è disperso immediatamente dai geni malvagi asuras dal cuore perverso. 226 Purificato e perfettamente attento, deponga attentamente sul suolo prima le salse, verdure e altre cose che si possono mangiare insieme al riso, il latte quagliato, il burro chiarificato e il miele. 227 Diversi tipi di confetture, cibarie di varie specie preparate con latte, radici e frutta, carne gustosa e liquori profumati. 228 Dopo aver porto tutte queste cibarie senza fretta,
i presenti al convivio, uno alla volta, essendo in stato di grande purezza e perfettamente attenti, declamino tutte le qualità di queste cibarie. 229 Che non versi nemmeno una lacrima, né si irriti, né proferisca menzogna, non tocchi il cibo con i piedi e non lo scuoti. 230 Una lacrima attira gli spiriti. Questo verso vuol dire che il cibo si dirige verso gli spiriti, che lo gustano, mentre i manes non ne ricevono nessun tipo di soddisfazione. Commentario: faccina triste, la collera, i nemici, le menzogne, i cani, il contatto con i piedi, i geni, Rekasha, l'azione di scuotere il cibo, i perversi. 231 Che conferisca senza pensare, di qualsiasi cosa che sia gradita ai brahmani, e discorra con loro sopra l'essere supremo. Questo è il desiderio di Manu. 232 Durante la cerimonia in onore dei manes, legga ad alta voce la Sacra Scrittura, i codici delle leggi, le storie morali, i poemi eroici, i Ityasas, le antiche leggende, Puranas. I Puranas sono raccolte in versi di antiche leggende, sono in numero di 18. Gli indiani suppongono siano stati compilati e sistematizzati della forma attuale, da un saggio brahmano chiamato Vyasa il compilatore, vissuto attorno al 1000-1200 a.C., e al quale si attribuisce la compilazione dei Veda nella sua forma attuale e il grande poema epico Mahabharata. I Purana trattano principalmente di 5 argomenti: la creazione, la distruzione e il rinnovamento del mondo, la genealogia degli dei e degli eroi, i regni di Manu e le azioni dei suoi discendenti. L'Agni Purana, uno dei più riguardevoli, raccoglie nozioni di astrologia, di astronomia, di politica, giurisprudenza, medicina, poesia, retorica e grammatica, è una vera enciclopedia indiana. La base dei Purana è antica, infatti viene citata già nel testo di Manu, però alcuni saggi lo considerano più moderno nella forma in cui lo conosciamo. Questa è una questione che deve essere ulteriormente chiarita attraverso nuovi studi. È ancora lontano il momento in cui si può attribuire con certezza l'età dei diversi monumenti della letteratura indiana e i testi teologici. 233 Essendo allegro, cerchi di ispirare allegria ai brahmani e offra loro da mangiare, senza troppa fretta, che richiami spesso l'attenzione sul riso e sull'altro cibo e attorno alla sua buona qualità. 234 Che presti somma attenzione ad invitare al banchetto funebre il figlio di sua figlia anche se non ha ancora terminato il suo noviziato, ponga sopra il sedile di lui un tappeto fatto di pelliccia di capra del Nepal e sparga sesamo, tila, sopra il suolo. 235 Tre cose sono pure in una sradda: il figlio di una figlia, un tappeto di Nepal e il grano di sesamo, e 3 cose sono stimate in lui: la purezza, l'assenza di collera, il non essere precipitoso. 236 Bisogna che tutti i cibi preparati siano ben caldi e che i brahmani mangino in silenzio, non devono declamare la qualità del cibo, anche se sono interrogati sopra questo punto dal padrone del banchetto. 237 Mentre i cibi si mantengono ben caldi e si mangiano in silenzio senza declamare le qualità di queste cibarie, i manes prendono parte al festino. 238 Quello che mangia un brahmano che ha la testa coperta o il viso rivolto a mezzogiorno o che ha le calzature ai piedi, è assaporato sicuramente dai giganti e non dai manes. 239 Necessario che non vedano mangiare un brahmano, né un shandala, uomo impuro, nato da un sudra e da una donna della classe sacerdotale, né un porco, né un cane, né un gallo, né una donna mestruata,
Neuneunuco, 240 durante un'offerta al fuoco, una distribuzione di doni, del cibo dato ai brahmani, un sacrificio agli dei, una sraddha in onore dei manes, quello che gli esseri menzionati possono vedere non produce un risultato appetibile. 241 Il porco lo distrugge con il suo olfatto, il gallo con il vento delle sue ali, il cane con il suo sguardo, l'uomo della classe più vile con il suo tatto. 242 Un uomo zoppo o deforme o che abbia membra in più o in meno, anche se fosse servitore del padrone del banchetto deve essere appartato dalla cerimonia. 243 Se un brahmano o un mendicante si presenta e chiede del cibo, il padrone del banchetto deve, dopo aver ottenuto il permesso dagli invitati, accoglierlo con il massimo onore. 244 Dopo aver condito il cibo di tutte le qualità con i condimenti e averlo irrorato di acqua, lo butti davanti ad un brahmano che ha terminato il suo banchetto, spargendoci sopra le briciole di erba accusa che sono per terra. 245 Quello che resta nei piatti e che è stato cosparso di briciole di erba accusa deve essere la parte dei bambini che sono morti prima dell'iniziazione e degli uomini che hanno abbandonato senza motivo le donne della loro classe. 246 I sapienti hanno deciso che il resto di quello che è caduto a terra durante il banchetto in onore dei manes appartiene ai servitori diligenti e di buona indole. 247 Prima della sraddha chiamata sapindana, deve farsi, per un brahmano che sta per morire una sraddha, e codiscia, vale a dire diretta ad uno solo. Devono offrirsi 15 sraddha simili nel corso dell'anno della morte di un parente, al fine di elevare al cielo l'anima del defunto. Queste sraddhas particolari terminano con una sraddha sapindana che si fa il giorno dell'anniversario della morte, particolare senza offerta agli dei, alla quale si può invitare un solo brahmano e consacrare un solo dolce, pinda. 248 Quando la sraddha chiamata sapindana è stata celebrata da questi due già secondo la legge, suo figlio deve fare l'offerta dei dolci tutti gli anni, il giorno di luna piena. 249 L'insensato che dopo aver preso parte ad un pranzo funebre, offre gli avanzi ad un sudra, e sprofondato a testa in giù nella regione infernale chiamata Kalasutra. 250 Un uomo che dopo aver assistito ad una sraddha, divide nello stesso giorno il letto con una donna, i suoi antenati giaceranno per tutto il mese sopra gli escrementi di questa donna. 251 Dopo aver chiesto ai suoi invitati, avete mangiato bene, ritenendoli soddisfatti, li inviti a lavarsi la bocca, e dopo aver terminato l'abluzione, dica loro, riposate qui o a casa vostra, che possiate ritenervi soddisfatti, il che è indubbiamente una formula di congedo. 252 I brahmani allora rispondano, l'oblazione sia gradita ai manes, infatti in tutti gli atti pietosi in onore dei manes, sono un'eccellente benedizione queste parole, che l'oblazione sia stata gradita. 253 In seguito mostri agli invitati quello che resta dei cibi, invitato dai brahmani a disporne in una certa maniera, faccia quello che loro gli prescrivono. 254 Dopo una cerimonia in onore dei manes, dica ai brahmani, avete mangiato bene, dopo una sraddha di purificazione per la famiglia, avete udito bene, dopo una sraddha propiziatoria di prosperità avete raggiunto l'esito, dopo una cerimonia in onore degli dei, siete soddisfatti? Ognuna di queste allocuzioni consiste di un'unica parola la cui traduzione letterale è, svaditam, mangiato bene, susrutam, ascoltato bene, sampannam ottenuto, rukitam, avvertito. 255 Il mezzogiorno,
le briciole di cusa, la purificazione del luogo, i semi di sesamo, una generosa distribuzione dei cibi, i cibi ben preparati, brahmani onorabili, ecco qui i requisiti auspicabili in una cerimonia in onore dei manes. 256 briciole di erba cusa, preghiere, mantra, la prima parte del giorno, tutte le offerte che saranno enumerate e le purificazioni menzionate devono essere ritenute cose apportatrici di prosperità nelle cerimonie fatte in onore degli dei. 257 Il riso selvatico come quello che mangiano gli anacoretti, il latte, il succo spremuto dalla sclepiada acida, soma, la carne fresca e il sale naturale, sono ritenuti più appropriati per la loro natura ad essere usati nelle offerte. 258 Dopo aver congedato i brahmani, il padrone di casa, assorto nel raccoglimento, rimanendo in silenzio e dopo essersi purificato, si rivolga verso il mezzogiorno e chieda ai manes le seguenti grazie. 259 Che nella nostra famiglia aumenti il numero degli uomini generosi, che aumenti lo gelo per lo studio dei santi dogmi, così come la nostra prole possa la fede non abbandonarci mai, che possiamo avere sempre molto da dare. 260 Avendo terminato così l'offerta dei dolci, dopo aver fatto i voti ai manes, faccia mangiare quello che resta di questi dolci ad una vacca, ad un brahmano o ad una capra, oppure li getti nel fuoco o nell'acqua. 261 Qualcuno fa l'offerta dei dolci dopo il pranzo dei brahmani, altri danno da mangiare quello che resta di questi dolci agli uccelli o li buttano nel fuoco o nell'acqua. 262 La sposa legittima, fedele ai suoi doveri coniugali e desiderosa di onorare i manes, deve mangiare il dolce di mezzo recitando la formula usuale, se desidera un figlio maschio. 263 Darà così alla luce un figlio destinato a godere di una lunga vita, illustre, intelligente, ricco, con numerosa prole, dotato di buone qualità e fedele esecutore dei suoi doveri. 264 In seguito il padrone di casa, dopo essersi lavato le mani e la bocca, prepari il cibo per i suoi parenti dal lato paterno, e dopo averlo servito rispettosamente, offra da mangiare anche ai suoi parenti materni. 265 Quello che i brahmani hanno lasciato, deve rimanere così, senza pulire, fino a che abbiano preso tutti congedo, solo allora il padrone di casa faccia le oblazioni chiamate ordinarie, questa è la legge stabilita. 266 Vado a dichiarare ora, senza omettere nulla, quali sono le offerte, fatte secondo la regola, che procurano ai manes una soddisfazione durevole ed eterna. 267 I manes sono soddisfatti per un mese intero con un'offerta di sesamo, di riso, di avena, di lenticchie nere, acqua, radici e frutta, fatta con le cerimonie usuali. 268 La carne di pesce è gradita per 2 mesi, quella delle bestie feroci, per 3 mesi, quella del vitello, per 4 mesi, quella degli uccelli che i Dwija hanno il permesso di mangiare, per 5 mesi, 269 La carne di capretto, per 6 mesi, quella del cervo maculato 7 mesi, quella della gazzella nera, Ena, 8 mesi, quella del cervo, Ruru, per 9 mesi, 270 Con la carne di cinghiale o di bufalo sono soddisfatti per la durata di 10 mesi, con la lepre e la tartaruga, sono soddisfatti per 11 mesi, 271 Una offerta di latte di vacca o di riso preparato con latte è gradito da loro per 1 anno, la soddisfazione che procura la carne di Vararinasa. I sacrificatori danno il nome di Vararinasa ad un vecchio capro dalle lunghe orecchie chiamato anche Tripiva, che beve in 3 maniere,
perché quando beve si bagna contemporaneamente la sua lingua e le sue orecchie nell'acqua. È di 12 anni. 272 La verdura chiamata calasaka, il granchio di mare, la carne di rinoceronte, quella di capretto dal vello rossiccio e il miele, procurano piacere eterno così come le granaglie delle quali si nutre un'anacoreta. 273 Tutte le sostanze pure mescolate con il miele e offerte durante la stagione delle piogge, le stagioni sono 6, di 2 mesi ciascuna, si chiamano, Vasanta primavera, Grishna stagione calda, Vara stagione piovosa, Sarata autunno, e Mata stagione fredda, Sisira inverno. L' antico, anno indiano di 360 giorni cominciava dall'equinozio d'autunno, con la stagione chiamata Sara, i 12 mesi Masas sono nell'ordine, Asvina, da settembre a ottobre, Kantila da ottobre a novembre, Margasirsha da novembre a dicembre, Posa da dicembre a gennaio, Magha da gennaio a febbraio, Falguna, da febbraio a marzo, Chetra da marzo a aprile, Versakha 8 da aprile a maggio, Jyeshta, da maggio a giugno, Ashada da giugno a luglio, Sravana, da luglio a agosto, Bhadra agosto-settembre. L'anno nuovo comincia con il mese di Chetra e con la stagione di Vasanta. Il 13° giorno di luna è sotto la fase lunare di Magha, la 10ª fase lunare è fonte di soddisfazione senza fine. 274 Che possa nascere tra la nostra prole, dicono i Manes, un uomo che ci offra riso bollito nel latte, miele e burro chiarificato, nel 13° giorno di luna e negli altri giorni lunari quando l'ombra dell'elefante si proietta ad est. 275. Qualsiasi oblazione fatta secondo le regole, da un mortale dalla fede perfettamente pura, procura ai suoi antenati, nell'altro mondo, un'allegria eterna e inalterabile. 276 Il 15° giorno della luna nera, il 10° giorno e i giorni seguenti eccetto il 14° sono i giorni più favorevoli per una sradda, non è lo stesso per gli altri giorni. 277 Chi fa una sradda nei giorni lunari pari e sotto la costellazione lunare pari, ottiene la realizzazione di tutti i suoi desideri. Colui che onora i Manes nei giorni dispari ottiene un'illustre posteriorità. 278 Così come la seconda quindicina, la 15ª nera, è preferibile alla prima per una sradda, la seconda parte del giorno è preferibile alla prima. 279 L'oblazione ai Manes deve essere fatta con attenzione fino alla fine, secondo la regola prescritta, con la parte della mano destra consacrata ai Manes, da un brahmano che porta sopra la sua spalla destra il cordone sacro. Senza riposarsi e tenendo in mano l'erba accusa. 280 Che non faccia mai la sradda durante la notte, perché è infestata dai giganti, Rakshasa, né all'aurora né al crepuscolo né tanto meno al calare del sole. 281 Il padrone di casa che non può fare tutti i mesi la sradda il giorno della luna nuova, deve dare un pranzo funebre alla maniera prescritta, 3 volte l'anno, durante la stagione fredda. La stagione calda è quella della pioggia. Ma faccia tutti i giorni la sradda che fa parte delle 5 oblazioni. 282 L'oblazione che fa parte dell'atto pietoso in onore dei Manes non deve essere fatto su un fuoco non consacrato, e la sradda mensile del brahmano che alimenta il fuoco non può celebrarsi prima del giorno della luna nuova, ma la sradda dell'anniversario di una morte, essendo legata ad una data, non è soggetta a questa regola. 283 Una libagione di acqua dedicata ai Manes, dopo il bagno,
per il bramino che si trova nell'impossibilità a compiere la sraddha giornaliera che fa parte delle 5 oblazioni, gli farà acquisire tutta la ricompensa dell'atto pietoso in onore dei manes. 284 I saggi chiamano i nostri genitori Vasus, i nostri nonni paterni, Rudus, i genitori dei nostri nonni paterni Aditijas, così è stato dichiarato dalle rivelazioni. 285 Un uomo mangi tutti i giorni Vigasa e Amrita, Ambrosia, il Vigasa e il resto di un pranzo offerto agli invitati di rispetto, la Amrita e il resto di un sacrificio agli dei. 286 Queste, così come le ho spiegate, sono le regole concernenti le 5 oblazioni. Imparate ora le leggi prescritte per il modo di vivere dei Brahmani.